Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i tarocchi della sensualità Wicca e gli angeli del cuore di Doreen Virtue. Che cosa appunto chiederemo a tarocchi e oracoli? Chi è segretamente e in maniera appassionata attratto da me? Mi pensa, mi immagina, fantastica su di noi, ma non si è mai palesato in questo desiderio, in questo suo sogno erotico, ma magari anche d'amore, nei nostri confronti? E cerchiamo anche di capire perché questa persona sino ad ora non si è mai mossa, quindi il reale ostacolo al movimento di questa persona. E ovviamente, come ultima carta, cercheremo di capire se questa persona finalmente si dichiarerà e paleserà, diciamo, il suo desiderio o comunque la sua attrazione nei vostri confronti. Come ovviamente ultimo oracolo cercheremo appunto di dare manforte al terzo arcano estratto, quindi cercheremo di capire che cosa accadrà appunto nel vostro futuro, ovviamente con questa persona. Come avrete visto appunto qui ci sono 3 mazzetti, quindi ovviamente gli oracoli e appunto il mazzo dei tarocchi è diviso in 2, ovviamente in questo mazzo più piccolo ci sono le carte di corte, quindi appunto re, cavalieri, fanti eccetera, e invece ovviamente in questo mazzo appunto il resto degli arcani maggiori e minori. Dunque, come avrete notato, questo sarà appunto anche un video a doppia stesa, quindi avrete appunto 2 varianti, la variante 1 e la variante 2, tra le quali ovviamente poter scegliere. Voi avrete notato appunto che sul canale io tendo appunto ad alternare video a doppia stesa a video ad una sola stesa, ad una variante unica, proprio per cercare appunto come sempre di venire incontro il più possibile ai gusti e alle esigenze di tutti. Ovviamente ragazzi questo video e quindi chiaramente le doppie stese sono assolutamente fruibili da anche chiunque di voi possa essere impegnato, quindi comunque sposati, fidanzati piuttosto che conviventi, ossia chiaramente pur avendo voi un compagno al vostro fianco o comunque diciamo qualcuno che ufficialmente è al vostro fianco, potreste comunque tranquillamente avere curiosità nel sapere se qualcun altro possa essere appunto interessato e attratto ovviamente da voi. D'accordo? Quindi ovviamente la persona che verrà identificata dalla stesa e quindi da ciascuna variante non è il vostro compagno ufficiale, d'accordo? Quindi è un'altra persona, nel caso in cui ovviamente siate impegnate. Questa è una specifica importante proprio perché so che appunto alcune stese vengono in qualche modo viste sia da persone impegnate che anche da persone single. Ecco, queste 2 varianti, quindi questo video può essere appunto visto sia da persone single che anche da persone impegnate. D'accordo? Dunque, a questo punto possiamo iniziare appunto la prima variante e ovviamente appunto io momentaneamente allontano il mazzo degli oracoli e iniziamo appunto a mescolare il mazzetto più piccolo contenente appunto le carte di corte per cercare di capire, per chiunque scelga appunto la prima variante, che appunto possa essere interessato e soprattutto attratto ovviamente da voi. Vediamo un po', qualcuno che ovviamente non ha ancora palesato a chiare lettere il suo interesse. Vediamo un po'. Mescoliamo anche il resto del mazzo e cerchiamo ovviamente di capire perché questa persona non ovviamente si è ancora scoperta in qualche modo nei suoi sentimenti, nei suoi desideri, nei nostri confronti e ovviamente se lo farà. Vediamo un po'.
Perfetto, allora direi dunque che appunto, come vedete, abbiamo le 3 posizioni, quindi 3 carte. Nella prima posizione appunto abbiamo il personaggio realmente appunto interessato a voi, ma anche celatamente appunto interessato a voi. Quindi cerchiamo di capire chi possa essere questa persona da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista professionale, da un punto di vista anagrafico e anche ovviamente astrologico. Cerchiamo di capire in seconda posizione gli ostacoli, cioè perché ad oggi questa persona non si è ancora palesata ovviamente nei vostri confronti, e in terza ed ultima posizione cerchiamo ovviamente di capire se lo farà. Quindi il futuro del rapporto tra voi e questa persona. Ovviamente, ragazzi, come sapete, futuro che verrà ovviamente stabilito dalle tempistiche appunto dell'arcano estratto, perché voi sapete che ogni singolo arcano ha ovviamente delle sue tempistiche ben precise. Dunque, iniziamo appunto dal primo arcano. E qui abbiamo la carta del Cavaliere di Coppe. Sicuramente questa è una persona molto attratta da voi, ma essendo appunto un Cavaliere di Coppe, questa persona non è soltanto attratta da voi, è anche emozionalmente, diciamo, presa. Perché appunto parliamo di coppe, cioè questa è una persona che quando vi vede o vi sente o comunque ha vostre notizie, sente qualcosa ovviamente dentro che gli fa battere il cuore. Quindi qui c'è già, diciamo, un sentimento che trapela, un'emozione. Il cavaliere si muove nel tempo e nello spazio, quindi attenzione che potrebbe anche essere una persona che fa parte del vostro passato o comunque un vostro ex, cioè una persona con la quale avete già avuto una storia. Quindi il cavaliere non è necessariamente una persona completamente nuova, potrebbe essere un ritorno. D'accordo? O comunque, vi ripeto, una persona che potreste aver già visto e incontrato, ma in maniera saltuaria, motivo per cui, per esempio, questa persona non ha mai avuto modo di manifestare in maniera aperta il suo interesse, anche semplicemente invitarvi a bere un caffè, d'accordo? Quindi è una persona che, come tipico dei cavalieri, potrebbe spostarsi molto nel tempo e nello spazio. Quindi vi ripeto, o è una persona che fa parte del vostro passato, che però non vi ha mai cancellato ovviamente dalla sua vita e dal suo cuore, oppure è una persona che si sposta molto per lavoro o comunque anche semplicemente per affari privati e di conseguenza questa persona non è mai riuscita realmente in qualche modo a palesare il suo interesse e la sua attrazione. Perché, ragazzi, i cavalieri si riferiscono sempre a movimento, quindi spostamenti, persone che si spostano. Si spostano generalmente per questioni di tipo lavorativo professionale, però anche, vi ripeto, nel tempo, quindi potrebbe essere proprio un ritorno. Per quanto riguarda l'età anagrafica, generalmente appunto i cavalieri hanno un'età mediana tra i 30, 35, 40, 45 anni di età. Per quanto riguarda il segno zodiacale, potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni d'acqua, cioè Cancro, Scorpione e Pesci, oppure averne l'ascendente, o avere anche l'ascendente in uno di questi 3 segni d'acqua, o comunque avere un tema natale ricco di segni d'acqua nei pianeti principali che strutturano la personalità. Sono appunto in questo caso Venere, Luna, Marte e Mercurio. Vi faccio un esempio: potrebbe essere del segno zodiacale del Cancro e avere per esempio la Venere in Pesci e Mercurio in Cancro, d'accordo?
Quindi comunque una forte compresenza ovviamente dei segni d'acqua nel proprio tema astrale. Sicuramente è un personaggio che non passa inosservato, perché appunto i personaggi di coppe rappresentano persone belle, cioè fisicamente, esteticamente, oggettivamente è un bel ragazzo, è un bell'uomo, quindi non passa sicuramente inosservato. E inoltre il cavaliere generalmente è molto corteggiato. Di conseguenza è sicuramente una persona a cui potrebbero in questo momento stesso non mancare altre corteggiatrici. D'accordo? Quindi non è necessariamente il classico playboy, però diciamo che il cavaliere di coppe rispetto invece al serio e in qualche modo molto più maturo e saggio re di coppe non ha ancora, diciamo, scelto il proprio status sentimentale, cioè potrebbe frequentare, sentire altre persone, ma non essere ovviamente impegnato ufficialmente. Però sicuramente il cavaliere di coppe qualche altra persona al suo fianco ce l'ha, anche semplicemente diciamo come frequentazione estemporanea, diciamo così, però obiettivamente è una persona che piace tanto, d'accordo? Quindi non è necessariamente una persona impegnata ufficialmente, quindi non deve per forza essere sposato. Però effettivamente il cavaliere di coppe, ovviamente, qualcuno al suo fianco ce l'ha. Quindi non è il cavaliere di spade, d'accordo? Che generalmente è single. Il cavaliere di coppe sicuramente comunque ha delle conoscenze o comunque una persona in particolare che comunque frequenta. Però il cavaliere appunto non è il re di coppe, quindi è comunque una persona dai legami poco impegnativi, quindi è una persona poco matura e non è ancora pronta ad un legame impegnativo. Quindi è una persona che ama molto la fase iniziale dei rapporti, il corteggiamento iniziale, però obiettivamente poi quando deve approfondire fa molta fatica. Quindi vi ripeto, una caratteristica del cavaliere sono proprio le innumerevoli conoscenze e persone che obiettivamente potrebbe avere attorno a sé che mirano ad avere un posto al suo fianco, ma il cavaliere fa fatica, diciamo, a dare una reale risposta a tutte queste corteggiatrici. Non è un insicuro, non è un indeciso. Non in questo momento vuole un rapporto che sia stabile, serio, fisso, continuativo. Quindi è una persona che tende momentaneamente, ovviamente, a lasciare magari più porte aperte senza approfondirle tutte. Giustamente voi potreste pensare, ma dunque anche nel mio caso vede me proprio come tutte queste altre persone? No, perché nei vostri confronti è un cavaliere di coppe. Quindi è una persona che per voi prova qualcosa in più, cioè voi non fate parte della schiera delle sue corteggiatrici. È una persona che al contrario di quello che gli accade solitamente nella, diciamo, propria vita, in questo caso è lui che mira a corteggiare voi, perché il cavaliere di coppe vuole corteggiarvi. Cioè sicuramente questa è una persona che ad oggi pensa e spera di potervi raggiungere, vedere, incontrare, perché appunto il cavaliere parla proprio di contatto diretto, e invitare, quindi comunque vedervi diciamo in uno spazio sicuramente privato, romantico e trascorrere delle ore insieme molto appunto romantiche, dove però non ci sia solo sessualità. Cioè attenzione che il cavaliere di coppe non vuole solo la sessualità. Il cavaliere di coppe in qualche modo ama anche il dialogo, quell'intimità, quella complicità di sguardi che è in realtà ciò di cui lui prevalentemente si sfama, perché è un cavaliere di coppe, non è un cavaliere di bastoni che vuole arrivare subito al sodo, diciamo.
Cavaliere di coppe ha bisogno di emozioni, quindi vive di emozioni, si sfama di emozioni. Di conseguenza, appunto, è una persona che ha bisogno di, in qualche modo, una sorta di approvvigionamento per quanto riguarda delle forti emozioni, che per altre persone lui non prova, ma per voi sì. Ecco, nel caso in cui sia un ex, comunque una persona che ritorna dopo una rottura, diciamo temporanea, questa è una persona che ha intenzione di tornare da voi con una sorpresa. Quindi comunque di chiamarvi e sentirvi, perché i cavalieri parlano comunque di notizie e di movimento. Quindi lo farà e ha intenzione di farlo, però chiaramente facendovi una sorpresa, perché potrebbe proprio rappresentare l'inaspettato per voi. La sorpresa, l'evento, il movimento, diciamo, imprevedibile. D'accordo? Quindi è sicuramente una persona che ha intenzione di sfruttare delle occasioni propizie per potervi vedere. E lo vuole fare consapevole sicuramente dei rischi, ma Cavaliere di Coppe ha un obiettivo, il sentimento, le emozioni, l'amore, la passione, e quindi non si lascia frenare dalla possibilità dell'insuccesso. D'accordo? Non è il Cavaliere di Denari che tende a procedere molto lentamente, a progettare, a programmare. Il Cavaliere di Coppe potrebbe chiamarvi da un momento all'altro, sulla scorta di una forte emotività. Lui ascolta e segue solo i suoi sentimenti. Se il suo cuore in quel momento inizierà a battere talmente forte che ovviamente lo condurrà inevitabilmente a chiamarvi, lui vi chiamerà. Quindi non si ferma di fronte a nulla. È una persona che ha un profondo ardore, diciamo così, nei vostri confronti. È molto carica questa persona e non vede l'ora di in qualche modo poter vedere però evolvere la situazione, perché il cavaliere è determinato, è propositivo, quindi vuole muoversi però per ottenere qualcosa di pratico, cioè non vuole giocare. D'accordo? Quindi agirà con coraggio, volontà, intraprendenza, determinazione, forza. E vi ripeto, sicuramente nel momento in cui voi andrete a rivedere o a vedere questa persona, vi renderete conto sicuramente che questa è una persona che ha un fascino, un magnetismo incredibile e che quindi molto probabilmente proprio riuscirà a conquistarvi o a riconquistarvi. Questo sicuramente, perché il Cavaliere di Coppe veramente ci sa fare, perché è una persona, vi ripeto, molto romantica, molto emotiva e ovviamente anche esteticamente molto piacente. Quindi sicuramente il Cavaliere parla proprio di conquista. D'accordo? Da un punto di vista ovviamente professionale, il Cavaliere di Coppe appunto potrebbe proprio occuparsi appunto di bellezza, quindi potrebbe lavorare per esempio nel mondo della moda oppure essere appunto un parrucchiere, chi si occupa appunto di acconciature. Potrebbe essere qualcuno che appunto anche ama l'arte e quindi la bellezza tradotta appunto in forme artistiche, quindi potrebbe essere un pittore, potrebbe essere uno scultore, potrebbe essere anche un architetto, oppure ovviamente parlando di coppe potrebbe da un punto di vista professionale occuparsi appunto delle emozioni, quindi dell'interiorità altrui, quindi potrebbe essere appunto uno psicologo, potrebbe essere appunto come nel mio caso pedagogista, oppure potrebbe essere uno psichiatra, potrebbe essere un counselor, oppure appunto come nel mio caso anche un tarologo, un cartomante, un sensitivo, uno scienziato, un letterato, d'accordo? Quindi qualcuno che lavora sia nel campo della bellezza che nel campo dell'aiuto nei confronti dell'altro. Quindi in qualche modo maneggiando quotidianamente appunto i sentimenti, quei sentimenti che per lui sono vita. Come ovviamente ultima caratteristica, è chiaro ragazzi che il Cavaliere di Coppe, nel momento in cui non sia ovviamente un vostro ex, è appunto qualcuno che ovviamente cercherà di avvicinarsi a voi non in maniera amicale. D'accordo? Quindi mostrerà immediatamente il suo interesse, cioè questa persona vuole sbloccare la situazione ed è una persona che vorrà mostrarvi il suo reale interesse. Quindi non si avvicinerà a voi fingendo di fare l'amico. Questo sicuramente no. Dunque, vediamo in seconda posizione, ovviamente, il perché però questa persona ad oggi non si è ancora
in qualche modo palesata, cioè quali sono i reali ostacoli tra voi e questa persona. E qui abbiamo la carta del 6 di coppe. Allora ragazzi, la carta del 6 di coppe ci parla di un passato, quindi vi ribadisco che questa potrebbe essere proprio una persona che ha fatto parte del vostro passato, quindi potrebbe essere un ritorno, Ecco, c'è qualcosa appunto del vostro passato insieme che lo preoccupa, quindi nel caso in cui sia un ex, questa persona sa che ovviamente il vostro rapporto si è interrotto per una ragione, o anche più di una ragione. Qualcosa di pratico, di concreto, di reale, di realistico, quindi non semplicemente dei capricci, che obiettivamente in passato hanno rappresentato qualcosa di importante, ma ovviamente di negativo, al punto da portare il vostro rapporto ad una chiusura o comunque ad un vostro allontanamento. Ecco, questa persona teme che ovviamente nel riavvicinarsi a voi queste motivazioni, evidentemente così importanti, anche se ovviamente sul negativo, potrebbero appunto in qualche modo risaltar fuori e di nuovo riportare comunque ad una situazione di difficoltà, la stessa situazione di difficoltà che appunto potreste aver vissuto in passato. D'accordo? Quindi il passato deve ancora essere chiarito, cioè nel caso in cui questo cavaliere di coppe sia un ex, tornerà sicuramente, vi ripeto, per riavervi, per riabbracciarvi, per avere, diciamo, anche un contatto fisico importante, ma anche e soprattutto per chiarire, perché il 6 di coppe ci parla appunto di un passato che ritorna, perché ci sono delle questioni importanti ancora da rivedere, da rimaneggiare. Nel caso in cui ovviamente questo cavaliere non rappresenti una persona che proviene dal vostro passato, cioè non è un vostro ex, sicuramente il passato è un ostacolo per lui, cioè è una persona che ha ancora, lui ovviamente, delle questioni in sospeso in riferimento al passato, quindi potrebbe esserci o ovviamente una ex moglie particolarmente ingombrante, con la quale per esempio deve avere comunque purtroppo ancora a che fare per eventualmente la gestione dei figli, è un esempio, oppure potrebbe aver vissuto una situazione del passato molto pesante e dolorosa che però si trascina ancora, Quindi è una persona che potrebbe non aver, diciamo, superato del tutto una delusione molto forte del suo passato. Quindi il 6 di coppe si riferisce al passato, un passato che impedisce di evolvere. Quindi evidentemente ci potrebbe essere un blocco. Perché però vi ho parlato di una ex moglie? Perché fa parte del passato, quindi non è una delle, diciamo, persone che, come vi dicevo poco fa, ambiscono ad avere un posto al fianco di questo cavaliere che potrebbe in qualche modo mettervi i bastoni fra le ruote. Quindi tutte queste varie corteggiatrici o anche persone che lui sente nel presente. La carta del 6 di coppe si riferisce proprio a un qualcosa che ha fatto parte del suo passato, qualcosa di molto importante perché parliamo di coppe, d'amore, che obiettivamente lui non ha ancora superato o che deve ancora in qualche modo gestire e quindi chiarire per bene. Ragazzi, cosa vi dicevo con il cavaliere di coppe? Che questa persona vive per amore, cioè i sentimenti, questa persona li mette al primo posto rispetto a tutto. E difatti l'ostacolo, ovviamente, che cosa riguarda? È inerente proprio ai sentimenti. D'accordo? Quindi ci sono delle situazioni del passato che questa persona si trascina. Dunque vi ripeto, nel caso in cui sia un vostro ex, ci sono delle vostre questioni inerenti al vostro rapporto che ancora non gli tornano e che sa che obiettivamente potrebbero in qualche modo tornare a galla. Nel caso in cui non sia una persona che ha fatto parte del vostro passato, ma una persona nuova, lui ha ancora delle questioni in sospeso in riferimento appunto a un ex rapporto che però per lui è stato veramente molto importante. D'accordo? Quindi ci sono ancora delle questioni che deve sistemare, qualcosa che però riguarda non il denaro, non la professione, riguarda l'amore, quindi sicuramente un ex rapporto che questa persona ha sciolto
che però obiettivamente è stato un momento particolarmente doloroso, per questa persona. Quindi in realtà, al di là di tutta questa immediata determinazione e coraggio, qui però si nasconde con questo 6 di coppe in accezione negativa comunque anche un po' di incertezza, di ansia, di paura del cambiamento e di affrontare comunque il futuro. D'accordo? Quindi questa persona obiettivamente sa che c'è ancora qualcosa del suo stesso passato che deve rivedere. Potrebbero essere anche comportamenti, attitudini sbagliate, errori che questo personaggio appunto ha compiuto in passato e che tende, ahimè, a ovviamente riproporre. Di conseguenza questa persona sa che ha bisogno ancora di maturità ed evoluzione. Ma ragazzi, ve l'ho detto dall'inizio, è un cavaliere, non è un re. Quindi non è ancora una persona comunque pronta ad un rapporto stabile. Vediamo ora in terza posizione, obiettivamente, che cosa accadrà tra voi e questa persona. Cioè se questa persona finalmente paleserà, concretizzerà il suo interesse ovviamente nei vostri confronti e ovviamente in quali tempistiche. E qui abbiamo la carta della madre, ossia ovviamente la carta dell'imperatrice. Allora ragazzi, la carta dell'imperatrice è una risposta meravigliosa perché è un sì pieno. Questa persona si farà avanti, questa persona vi dimostrerà tutto il suo interesse? Assolutamente sì. Tra l'altro la carta dell'imperatrice rappresenta e ha anche ovviamente in prim'ordine come significati proprio la comunicazione in tutte le sue forme, quindi dal dialogo diretto durante un incontro, ad una lettera, ad una telefonata, ad un messaggio, ad un contatto o ricontatto sui social. Quindi sicuramente questa è una persona che vi chiamerà o vi scriverà, comunque vorrà rivedervi, d'accordo? Quindi è una persona che agirà. La carta dell'imperatrice è il terzo arcano maggiore, quindi rappresenta appunto, come tutte le carte di grado terzo, appunto un'evoluzione da una situazione di stagnazione ad una evoluzione. Quindi sicuramente l'imperatrice parla di armonia, comunque una riappacificazione, un ritorno nel caso in cui sia un ex, quindi un riprendere anche proprio il rapporto e comunque una ritrovata stabilità e complicità. L'imperatrice parla in particolar modo di un incontro molto importante tra voi e questa persona che appunto darà il via o ridarà il via ad una vostra frequentazione. Sarà un rapporto molto intenso perché l'imperatrice, vedete, parla comunque anche di fecondità, quindi abbondanza anche nella sessualità e nell'erotismo e potrebbe addirittura parlare anche di fecondità vera e propria, quindi anche avere eventualmente un figlio, perché parla quindi anche di maternità. L'imperatrice però parla proprio, ragazzi, effettivamente di un rapporto che riprende o che comincia. Quindi sicuramente nel caso in cui non sia una persona del passato inizierete a frequentarvi in maniera proprio pratica e concreta e ovviamente vi renderete conto che questo è un rapporto molto bello che vi piacerà sin dall'inizio e che ha degli enormi margini di sviluppo, un rapporto che vi darà certezze, un rapporto molto bello dove voi vi sentirete, come tipico appunto dell'imperatrice, molto desiderate, soprattutto da un punto di vista estetico, perché l'imperatrice, vedete, è una donna molto bella, che ha abbondanza anche nella bellezza e nella femminilità. Quindi vi sentirete ancora più belle nel frequentare sicuramente questa persona. Altra nota positiva per quanto riguarda le tempistiche, ovviamente, l'imperatrice ha tempistiche rapidissime, quindi da 2 settimane al massimo, grosso modo, ad un mese. Quindi ragazzi, sicuramente questa persona entro al massimo appunto un mese si farà sentire o comunque vi contatterà o comunque paleserà a chiare lettere il suo desiderio nei vostri confronti. Qui nascerà sicuramente una frequentazione. D'accordo? Quindi sicuramente il rapporto con questa persona inizierà e non saranno soltanto incontri sporadici di sesso ed erotismo. Qui c'è proprio l'inizio di una storia, cioè di una frequentazione. A seguito, vi ripeto, in particolar modo di un incontro
nel quale appunto questa persona sarà ovviamente esplicita, cioè vi dichiarerà tutto quello che pensa e prova per voi. La carta, ragazzi, dell'imperatrice è legata a 2 giorni in particolare, il mercoledì e il venerdì. Quindi 2 giorni che saranno assolutamente forieri, di grande energia, proprio nel caso in cui voi vogliate vedere e sentire questa persona in particolar modo in questi 2 giorni. Quindi mercoledì e venerdì saranno 2 giorni fortunati che potrebbero proprio portare a questo famoso incontro, quindi a queste dichiarazioni da parte di questa persona. D'accordo? Quindi tempi brevi, questa persona assolutamente si muoverà e ovviamente qui c'è proprio l'inizio di una vera e propria storia. Ora però direi che appunto si possa approfondire la nascita appunto di questa storia con un oracolo preso direttamente appunto dagli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue. Quindi cerchiamo appunto di capire come evolverà ovviamente questa storia. Vediamo un po'. E nel frattempo qui piove, ma è un bel sottofondo. Allora, e qui abbiamo esprimi il tuo amore, vai avanti così e compi un gesto romantico. E qui sicuramente il romanticismo non vi mancherà. Allora, questa carta, ragazzi, vi invita, nel momento in cui questa persona ovviamente si esporrà, a farlo ovviamente a vostra volta. Cioè, nel caso in cui sicuramente questa persona vi piaccia, cercate di esprimere a questa persona comunque i vostri desideri e sentimenti, cioè il fatto che voi obiettivamente ricambiate questa persona. Cioè fate capire a questa persona che anche voi avete un forte, vedete, trasporto romantico nei suoi confronti, che c'è emotività, che ci sono sentimenti, nel caso ovviamente in cui ci siano, proprio perché vi dicevo che questo cavaliere di coppe ama proprio i sentimenti, quindi ama il romanticismo. Dunque, nel caso in cui ovviamente questa persona vi piaccia, sappiate che qualsiasi vostro gesto romantico sarà ovviamente ben accetto e soprattutto andrà a contribuire al pieno sviluppo del vostro rapporto, cioè più darete amore, più darete sentimenti, più darete emozioni e più ne riceverete. D'accordo? Quindi sicuramente un atteggiamento di chiusura ovviamente non aiuterebbe questo tipo di rapporto. Dunque, per aiutare anche questa persona a superare queste situazioni del passato, appunto, di cui vi ho parlato estraendo appunto il 6 di coppe, sarà proprio necessario da parte vostra il mostrare comunque empatia, comprensione e soprattutto emozioni e sentimenti. Anche e soprattutto nel caso in cui sia un ex e ovviamente nel caso in cui voi proviate del sentimento per questa persona. Quindi sarà ovviamente utile giocare a carte scoperte, quindi far capire a questa persona che ovviamente lo stesso sentimento che ha portato lui comunque a tornare da voi c'è anche ed è anche presente comunque dentro di voi. D'accordo? Quindi sicuramente il romanticismo in questa storia non deve mancare. Siate il più possibile spontanee con questa persona, soprattutto nel dimostrare appunto sentimenti, emozioni, desiderio fisico, perché questo farà veramente molto piacere ovviamente a questa persona. D'accordo? Dunque, ragazzi, obiettivamente è una stesa molto bella, con una risposta e un responso assolutamente positivo, un sì pieno in questo caso, e dunque, ovviamente, che dirvi, mi raccomando, buona fortuna e ovviamente a presto!
Dunque possiamo appunto iniziare la seconda variante. Di conseguenza ovviamente anche per voi ci sono appunto qui i 3 mazzi, quindi il mazzo di oracoli, il mazzetto ovviamente più piccolo in riferimento appunto alle carte di corte e ovviamente il restante mazzo appunto arcani maggiori e minori. Dunque ragazzi, ovviamente io momentaneamente appunto allontano solo momentaneamente appunto il mazzo di oracoli che ci serviranno appunto a fine stesa, e per il principio di sincronicità, per chiunque dunque abbia scelto questa seconda variante, andrò appunto a mescolare il primo mazzetto che appunto contiene le carte di corte e ovviamente cerchiamo appunto di capire tra cavalieri, fanti, re, chi è questa persona che è così attratta ovviamente da voi, ma vive questa attrazione, queste emozioni in maniera così silente. Cerchiamo di capire qualcosa in più sulle caratteristiche di questa persona, per chi appunto ha scelto la seconda variante. Ora ovviamente mescoliamo il secondo mazzo e cerchiamo di capire ovviamente perché questa persona ad oggi ovviamente non ancora ha palesato appunto il suo sentimento, la sua attrazione nei vostri confronti, e ovviamente cerchiamo di capire se lo farà in un futuro più o meno ovviamente distante. Vediamo un po'. Con questo sottofondo che a me piace particolarmente della pioggia. Vediamo un po'. Perfetto, allora, dunque, qui appunto abbiamo, come potete vedere, la disposizione delle 3 carte. In questa prima posizione appunto cercheremo di capire chi possa essere questa persona da un punto di vista anagrafico, da un punto di vista astrologico, professionale, quindi cerchiamo di capire anche le caratteristiche emotive e quindi anche il suo status ovviamente sentimentale. Cerchiamo di capire se possa essere o meno una persona single, libera oppure appunto impegnata. In seconda posizione ovviamente cerchiamo anche di capire gli ostacoli, cioè perché sino ad ora questa persona non vi ha ancora contattato, non ha ancora palesato il suo interesse, cioè cosa lo frena, cosa lo trattiene. E ovviamente in terza ed ultima carta cerchiamo appunto di capire come sarà il futuro tra voi e questa persona, cioè questa persona si dichiarerà, cioè in qualche modo vi farà capire che obiettivamente prova queste emozioni, questo desiderio nei vostri confronti, e in quali tempistiche. Ovviamente ragazzi, voi sapete che le tempistiche saranno ovviamente decise proprio dall'arcano estratto, perché voi sapete che ogni singolo arcano ha una tempistica ovviamente ben precisa. D'accordo? Dunque direi di iniziare appunto dalla prima posizione, cerchiamo di capire chi è questo personaggio.
E qui abbiamo ovviamente il saggio di spade, che è un bellissimo re. È un re di spade però obiettivamente, quindi sicuramente appunto è un uomo molto maturo, è un uomo sicuramente molto saggio, è un uomo obiettivamente anche molto caparbio, è un uomo coraggioso, è un uomo anche molto leale e rigoroso. Però ovviamente è un personaggio di spade, quindi siamo proprio in tutt'altro mondo rispetto alla variante precedente dove avevamo un romanticissimo cavaliere di coppe. In questo caso, appunto, questo è un uomo sicuramente molto duro, cioè è un uomo molto serio, ma anche molto severo, ed è ovviamente tipico dei personaggi di spade il non mostrare particolarmente i propri sentimenti. Quindi è sicuramente una persona che, al di là poi degli ostacoli che impediscono appunto a questa persona di in qualche modo palesarsi, però vi ripeto, è sicuramente una persona che proprio caratterialmente non riesce e non vuole nemmeno particolarmente esprimere quello che pensa e quello che prova. Cioè una proprio delle caratteristiche primarie appunto dei personaggi di spade è proprio quella di in qualche modo, diciamo, non provare sentimenti, perché li provano comunque, però tendono a non manifestarli. Quindi tendono a voler, diciamo, proteggere particolarmente il proprio cuore perché temono che possa essere deluso, illuso, ferito e quindi ovviamente soffrire. Cioè, in realtà i personaggi di spade vengono sempre visti come personaggi tutto d'un pezzo, molto, vi ripeto, seriosi, molto severi anche. In realtà, vi ripeto, sono comunque persone spaventate, dai sentimenti molto profondi, ma non perché non siano in grado di gestirli o ovviamente in qualche modo di provarli, ma perché temono, hanno paura di in qualche modo lasciarsi coinvolgere troppo in un rapporto, in un sentimento, e nel caso in cui possa finire, poi li faccia soffrire. Quindi, vi ripeto, hanno un tallone d'Achille e sono proprio i sentimenti. Cioè, i personaggi di spade, ragazzi, hanno veramente paura di soffrire. Quindi non è che i sentimenti non li provano e come? E proprio perché li provano, che hanno tanta paura di soffrire, perché sanno che provandoli in maniera molto intensa e ovviamente venendo poi illusi e disillusi, soffrirebbero magari molto più di tantissime altre persone. Quindi in realtà i personaggi di spade non sono persone crude che appunto faticano freddamente a provare dei sentimenti, no, li provano ed è proprio perché li provano in maniera così intensa che temono di soffrirne, nel caso in cui ovviamente le cose possano andare male. Però diciamo che tendenzialmente i personaggi di spade non hanno proprio una visione, diciamo così, ottimistica della vita e del futuro, d'accordo? Quindi obiettivamente anche questo re di spade ha questa caratteristica, vi ripeto, a prescindere dagli ostacoli che poi andremo a vedere, ma è sicuramente una persona che tende a non vedere in maniera del tutto positiva il proprio destino. È una persona poco ottimista, a prescindere da voi. Cioè non centrate voi, il vostro rapporto, il vostro comportamento. È una persona che tende, diciamo, molto spesso a dare un'impronta, un assetto non del tutto positivo al proprio futuro. Quindi è una persona che, appunto, contrariamente alla variante precedente, vuole ancora temporeggiare. Perché i personaggi di spade hanno una caratteristica. Tendono a spiare molto e a tenere d'occhio la preda prima di farsi avanti. E questa persona ha intenzione di andare avanti così. Quindi per il momento, nel presente, poi vedremo cosa farà in futuro, ma nel presente questa persona non ha intenzione ancora di lasciarsi andare. Ma vi ripeto, perché ha paura di soffrire, perché voi gli piacete tanto. Le spade, proprio come i bastoni, ci riportano all'elemento fallico. Quindi voi piacete tanto eroticamente a questa persona. E questa persona sa che il vostro rapporto potrebbe in qualche modo diventare completo. Cioè che voi possiate piacergli sia fisicamente, eroticamente, che ovviamente anche sentimentalmente.
Quindi vi ripeto, è sicuramente una persona molto attratta da voi, ma che mette in conto il fatto di poter perdere la testa per voi, e questo lo spaventa terribilmente. Quindi questo re di spade non è un giudice severo solo nei confronti degli altri, ma lo è soprattutto nei confronti di se stesso. Quindi questa persona sta facendo di tutto pur di cercare di non perdere la testa per voi. Sta cercando di trattenersi e anche di castrare i suoi desideri, proprio per cercare di, in qualche modo, evitare di cadere in fallo. Quindi ha, ad oggi nel presente, intenzione di mantenere comunque ancora una situazione di attesa. Un'attesa che però sia attenta nei vostri confronti. Vi ripeto, vuole tenervi d'occhio. Cioè questa persona vuole sapere tutto di voi, dove, come, quando. Quindi sicuramente è una persona che, proprio perché, vi ripeto, malfidente, tende a diffidare, vorrà indagare molto sul vostro, diciamo, status sentimentale, cioè vorrà capire, per esempio, se voi abbiate o meno qualcuno al vostro fianco, e lo scoprirà, nel caso in cui voi lo abbiate. Attenzione, perché questa è una persona, tipico del re di spade, a cui non sfugge nulla. Il re di spade ovviamente non sbaglia mai, perché è molto attento, va sempre a segno. Non si può raccontare una menzogna al re di spade. È una persona molto attenta, è una persona molto furba, troppo intelligente, e poi ha anche tante, diciamo, possibilità per poter scoprire, capire qualcosa in più su altre persone. Cioè, uno strumento fondamentale è la sua intelligenza. In secondo luogo, vi ripeto, tende a spiare, tende a tenervi sotto controllo, ma potrebbe avere anche un canale di amicizie, di conoscenze che potrebbero fare appunto da ponte e svelargli qualcosa di troppo, perché appunto i personaggi di spade usano il mentale. Quindi questa è una persona a cui voi piacete tanto, ma è una persona che ci vuole andare veramente con i piedi di piombo, non vuole rischiare di sbagliare questa persona. Assolutamente no. D'accordo? Quindi, obiettivamente, il saggio di spade, quindi il re di spade, è una persona molto attratta, che sa che potrebbe perdere la testa per voi, ma tutto questo lo spaventa. Quindi ha tutta l'intenzione per il momento ancora di rimanere nell'anonimato. Di continuare a spiarvi? Sì, evidentemente sì. O di chiedere informazioni ovviamente di voi, o comunque di non manifestarvi in maniera aperta e chiara quello che prova per voi. Ovviamente, ragazzi, da un punto di vista anagrafico, il saggio, quindi sicuramente il re di spade, ha un'età anagrafica abbastanza importante. Generalmente i re hanno dai 40-45 anni in su. Quindi sicuramente è una persona adulta, è una persona che ha esperienza di vita ed è quindi una persona molto intelligente, proprio perché ha anche un grosso bagaglio alle spalle. Per quanto riguarda il segno zodiacale, potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni d'aria, quindi Gemelli, Bilancia e Acquario, oppure averne l'ascendente, o averne anche ovviamente l'ascendente in uno di questi 3 segni, oppure comunque un tema natale ricco di segni d'aria, appunto, nei pianeti principali che strutturano la personalità, quali sono appunto Venere, Luna, Marte e Mercurio. Vi faccio un esempio. Potrebbe per esempio essere del segno dei Gemelli e avere per esempio la Venere in Acquario e Mercurio identicamente in Acquario, pure in Bilancia, è un esempio. Quindi segni d'aria nei punti strategici della propria carta astrale. Comunque una forte compresenza di aria. È chiaro, ragazzi, dunque, che il mentale si sente molto in questo caso, quindi è una persona, vi ripeto, molto intelligente, che con le parole ci sa fare, ma sa anche carpire dalle parole proferite dagli altri delle grandi verità.
Quindi vi ripeto, attenzione a raccontare menzogne a questo re di spade, perché potrebbe risentirne e soprattutto comunque tacciarvi per bugiarde, menzognere, quindi non fidarsi più del tutto ovviamente di voi. Per quanto riguarda la professionalità, come tipico ovviamente di tutti i personaggi di spade, potrebbe proprio indossare una divisa. Potrebbe quindi far parte delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, oppure potrebbe appunto essere un giudice, potrebbe essere un avvocato, un medico, potrebbe essere un infermiere, potrebbe essere un fisioterapista, un capoturno, cioè comunque qualcuno che indossa una divisa che renda la sua professione riconoscibile immediatamente da chiunque, ovviamente. Essendo però un re, in ambito professionale ricopre un ruolo di una certa importanza. D'accordo? Quindi potrebbe essere un capo o comunque qualcuno che deve gestire gli altri e lo fa, lo ama fare, lo sa fare in maniera però piuttosto severa, vi ripeto, e rigida. Quindi non è sicuramente una persona, diciamo, che attira particolarmente le simpatie degli altri, però sicuramente una persona molto leale, soprattutto in ambito professionale. Per quanto riguarda invece l'ambito sentimentale, il re di spade, vi ripeto, è una persona molto diffidente, proprio perché evidentemente in passato ha sofferto molto per amore e potrebbe avere un rapporto importante alle spalle terminato molto male. Quindi potrebbe essere un matrimonio, una convivenza, potrebbe avere addirittura già figli da un precedente matrimonio, che però, vi ripeto, ha avuto un epilogo piuttosto triste e doloroso. E ovviamente, a seguito di questa grande delusione, questo re di spade ha cercato sicuramente di frequentare altre persone, ma in maniera molto sporadica. Dunque, potrebbe non essere impegnata questa persona, oppure avere semplicemente delle frequentazioni, ma in questo caso appunto estemporanee, cioè nulla di particolarmente profondo, proprio perché questa è una persona che prima ancora di impegnarsi deve effettuare sicuramente una cernita importante per quanto riguarda la vita dell'altra persona, esattamente come sta facendo con voi. Cioè deve prendere informazioni di tutti i generi questa persona. Quindi sicuramente nei sentimenti non ha mai avuto vita facile, proprio a seguito di una grande delusione. Per cui vi ripeto, è una persona un po' allergica ad oggi ai rapporti particolarmente profondi. È una persona che potrebbe, per esempio, cercarvi e poi per qualche giorno non farsi sentire, poi ritornare, proprio perché teme il contatto troppo ravvicinato. E vi ripeto, generalmente i personaggi di spade sono single o comunque hanno delle storie, delle frequentazioni, ma che vivono in maniera molto superficiale e banale. Cioè loro non sono innamorati, Ad oggi, ovviamente, il re di spade non è innamorato, anche nel caso in cui possa avere una frequentazione, ma in realtà non prova nulla per questa persona o per queste persone. Perché, vi ripeto, è una persona generalmente molto scottata da un passato importante. Quindi, obiettivamente, ragazzi, ad oggi, poi vedremo nel futuro, ma ad oggi non è una persona che desidera impegnarsi sentimentalmente. D'accordo? Quindi è una persona che comunque preferisce osservare bene l'andamento delle cose. In seconda posizione cerchiamo di capire quali sono gli ostacoli, cioè perché ad oggi questa persona obiettivamente non si è ancora mai fatta avanti, ovviamente nei vostri confronti. E qui abbiamo il 5 di bastoni. Allora ragazzi, la carta del 5 di bastoni parla di rivalità. Quindi questa persona ad oggi non si è ancora in qualche modo manifestata perché ha notato diverse persone o una persona in particolare interessata a voi e la cosa lo infastidisce non poco. Una delle caratteristiche dei personaggi di spade è proprio la gelosia e la possessività, più che gelosia, possessività. Quindi questa persona ha notato della rivalità, perché il 5 di bastoni è la carta della rivalità.
Quindi, vedete, tutti questi bastoni che stanno attaccando appunto questi due giovani. Quindi questa persona si è sentita in qualche modo defraudata del posto accanto a voi, motivo per cui a maggior ragione questa persona si è fermata, ecco perché sta ancora cercando di indagare, perché vuole capire come voi reagirete nei confronti degli altri vari corteggiatori o di uno in particolare. Nel caso in cui voi siate impegnate, ve lo dicevo poco fa, attenzione perché potrebbe averlo già scoperto, potrebbe già saperlo e quindi ovviamente essere molto infastidito da questa persona, dalla presenza di un compagno. Nel caso in cui voi siate single, questa persona ha fiutato la presenza di altre persone, per esempio sui social, oppure lo dà semplicemente per scontato. Ecco, è una persona che non ama appunto i rivali, non ama la rivalità. Quindi obiettivamente vuole arrivare a vincere, non ammette che ci sia qualcuno con cui in qualche modo, diciamo, dover guerreggiare per avere un posto al fianco di una donna. Quindi sicuramente, vi ripeto, è una persona che è stata infastidita dalla o reale presenza di un'altra persona o anche da più persone, vi ripeto, magari sui social potrebbe aver notato più complimenti ovviamente fatti nei vostri confronti e questa cosa l'ha demotivato non poco. Quindi è una persona che sì, è combattiva, sicuramente, anzi è abituata a combattere, parliamo di spade, è un personaggio di spade, però obiettivamente, essendo comunque una persona molto possessiva e gelosa, è come se in qualche modo già vi sentisse sua e quindi la presenza anche semplicemente di un'altra persona che può aver scoperto magari da poco lo ha non poco infastidito. Dunque ha provato della stizza, non dico del rancore, però della stizza nei confronti di questa persona e anche della possibilità che voi possiate in qualche modo apprezzare appunto la compagnia di un'altra persona. Quindi obiettivamente questa persona deve cercare di capire ad oggi se siate comunque molto prese da un'altra persona in particolare o comunque dalla conoscenza di altre persone. Cioè questa persona ha capito che evidentemente al vostro fianco o c'è qualcuno, un compagno ufficiale, un marito, un fidanzato, un convivente, oppure potrebbe esserci sicuramente anche più di una persona disposta a corteggiarvi e vi ripeto, la cosa non gli piace affatto, cioè deve capire se effettivamente voi possiate essere interessate a queste persone o a una persona in particolare, che rapporto ci sia eventualmente tra queste persone e voi o tra voi e il vostro compagno ufficiale e solo allora, nel momento in cui questa persona avrà capito che voi possiate essere disponibili maggiormente nei suoi confronti rispetto agli altri, ecco, solo allora deciderà di muoversi. Ecco perché l'attesa del re di spade, perché vi ripeto, ha visto un po' troppi rivali e la cosa lo ha infastidito veramente non poco. Quindi sicuramente ragazzi, in questo caso vi troverete di fronte ad una persona che non ama i rivali e che quindi potrebbe, iniziando eventualmente una storia con voi, manifestare una certa gelosia. Quindi sicuramente è una persona che, vi ripeto, non ama dover sgomitare per avere un posto al fianco di una donna, cioè una persona che vuole arrivare a vincere. Non ama particolarmente, appunto, sapere che ciò che a lui piace così tanto possa essere comunque ambito anche da altre persone. Ma proprio, vi ripeto, perché è una persona molto possessiva e che quindi non vuole che in qualche modo gli venga, tra virgolette, portato via ciò che lui reputa già suo. Perché voi gli piacete, ve l'ho detto, vi desidera anche molto fisicamente, vi dicevo che le spade, proprio come i bastoni, si rifanno comunque all'elemento fallico, però vi ripeto, è una persona che non ha apprezzato la presenza o anche semplicemente il pensiero che voi possiate aver avuto qualcun altro, ovviamente, al vostro fianco. Vediamo ora ragazzi in questa terza appunto posizione che cosa accadrà tra voi e questa persona in futuro, cioè se obiettivamente questa persona riuscirà a mettere da parte tutte queste ritrosie oppure se si farà comunque frenare da questi rivali o da questa diffidenza. Vediamo un po'.
Allora, e qui abbiamo ovviamente la madre di bastoni o ovviamente la regina di bastoni. Assolutamente questa persona non si farà ovviamente fermare da vari rivali, paure, comunque passato, eccetera, che potrebbe ancora in qualche modo vincolare il suo manifestare il suo desiderio nei vostri confronti, perché qui abbiamo una bellissima regina di bastoni che ovviamente in tarologia rappresenta la consultante. Voi riuscirete ovviamente ad ammaliare questa persona a bastoni da un punto di vista strettamente erotico, per cui sicuramente questa persona ad un certo punto metterà da parte completamente tutte le ritrosie e obiettivamente deciderà di agire. Quindi sicuramente, vi ripeto, la regina di bastoni parla di ovviamente un concretizzare determinati sogni, desideri e ovviamente un in qualche modo andare a sbloccare in maniera direi piuttosto ardente e passionale questa situazione. Quindi sicuramente la regina di bastoni, ragazzi, parla di in qualche modo un contatto, di un vedersi comunque, di un potersi abbracciare e comunque vivere un momento eroticamente importante insieme, perché vi ripeto parliamo di bastoni. Sicuramente voi rappresentate e rappresenterete l'ideale di bellezza femminile per eccellenza, quindi la regina di bastoni rappresenta la bellezza, la femminilità, l'erotismo, rappresenta la donna magnetica che obiettivamente riesce ad avere ai suoi piedi tanti corteggiatori, tutti quei corteggiatori che a lui danno particolarmente fastidio, ma ovviamente, vi ripeto, ad un certo punto questa persona non ce la farà più, per cui deciderà di agire, di lasciarsi andare a questo sentimento e comunque a questo desiderio. È chiaro che, ragazzi, la regina di bastoni, essendo appunto stata estratta come terza carta, rappresenta l'elemento cardine, cioè il futuro tra voi e questa persona dipenderà in particolar modo proprio da voi. Cioè mostrandovi comunque ben disposte, affascinanti, attraenti, seduttive, riuscirete a far abbassare completamente le armi a questa persona e ovviamente questa persona capitolerà. Ma la volontà e la capacità di agire, quindi di avere un reale sviluppo, dipenderà ovviamente da voi. Quindi sicuramente il rapporto con questa persona diventerà soddisfacente su tutti i piani, in particolar modo l'ambito erotico, solo nel momento in cui la regina lo vorrà. Se la regina lo vorrà, questa persona ovviamente riuscirà a mettere da parte tutte le ritrosie, le paure, le incertezze, le insicurezze, le gelosie per in realtà dedicarsi a voi. La regina di bastoni è appunto abbinata ai bastoni, quindi alla dinamicità del seme, che non rappresenta soltanto ovviamente un rapporto sessuale importante, ma anche ovviamente degli incontri che andranno a concretizzare anche una sorta di progettualità, perché la regina di bastoni parla proprio di concretezza, di progettualità, di volontà, di successo, di abilità anche nel condurre proprio la situazione da parte vostra, cioè sarete voi l'elemento cardine, perché ve lo dicevo già dall'inizio con questo re di spade, che questa persona fa fatica, vi ripeto, per paura di soffrire, per paura di rimettersi in gioco, per paura che il suo cuore venga di nuovo ferito. Questa persona fa fatica in qualche modo a prendere realmente l'iniziativa. Sarete voi a creare questo sblocco. Quindi, per esempio, potreste in qualche modo essere voi a scrivere per prime a questa persona o molto furbamente, come è tipico della regina di bastoni, cercare un aggancio che vi possa portare ad avvicinarvi a questa persona. Cioè troverete voi il ponte comunicativo giusto per potervi avvicinare a questa persona e dunque dare il via ad una vera e propria frequentazione, perché qui c'è una frequentazione, basata innanzitutto però in questo caso, quindi non come nella variante precedente, basata innanzitutto sull'erotismo. Quindi potrebbe non nascere immediatamente una, diciamo, storia d'amore completa,
con i sentimenti ovviamente in auge e ai massimi livelli, ma d'altronde qui abbiamo un re di spade, questa persona comunque si lascerà andare, ma il cuore rimarrà comunque sempre ancora sotto la lente d'osservazione dell'attenzione. Quindi si lascerà andare da un punto di vista fisico, emozionale, ma da un punto di vista sentimentale ci vuole ancora del tempo. D'accordo? Quindi sicuramente qui inizierà una frequentazione eroticamente molto importante. Per ovviamente parlare di sentimenti bisognerà aspettare del tempo. Tra l'altro ovviamente la regina di bastoni è legata ai giorni compresi tra il 4 e il 10 di dicembre, quindi ragazzi è ovvio che questa persona avrà bisogno ancora di qualche mesetto per potersi aprire effettivamente ai sentimenti. Quindi sicuramente il vostro rapporto andrà a svilupparsi, ma inizialmente con incontri basati molto soprattutto sulla fisicità. Poi successivamente, vi ripeto, nel mese di dicembre in particolare ci sono delle ottime energie che porteranno invece ad un ulteriore sviluppo, uno sviluppo molto più saggio e molto più maturo, ma ovviamente per il momento ci sarà una frequentazione bella, importante, divertente, eroticamente appassionata e appassionante, però vi ripeto, per dare proprio libero sfogo e spazio ai sentimenti questa persona avrà bisogno ancora di tempo. Però ovviamente ci arriverete, d'accordo? Quindi sicuramente sarà grazie a voi che questo rapporto inizialmente inizierà e poi ovviamente procederà. Cioè è tutto in mano alla regina di bastoni, eh? Voi saprete ammaliare questa persona, eh? Non potrà dirvi di no, questo sicuramente. Ora mescoliamo appunto il mazzo di oracoli e appunto cerchiamo di capire dunque qualcosa di più rispetto a questo rapporto. Vediamo un po'. Si termina con questa meravigliosa regina di bastoni. Vediamo un po'. Oh. Prendiamola perché effettivamente questa carta voleva essere estratta, dunque ne leggiamo due in questo caso. Allora, vediamo, in prima posizione abbiamo il vero amore, questo è l'amore della tua vita, ve lo dicevo ragazzi, ovviamente con la regina di bastoni, questa persona avrà bisogno ancora di tempo, sicuramente, anche di qualche mesetto, ma poi la situazione ovviamente si andrà a sbloccare. Voi vi renderete conto obiettivamente che questa è una persona molto valida, che vi piacerà tanto, vi piacerà particolarmente e obiettivamente vi renderete conto che probabilmente, diciamo, questo momento iniziale, una sorta di anticamera, diciamo così, dell'amore, vi servirà, ma proprio per conoscervi meglio e per capire effettivamente quali sono i punti in comune. E i punti in comune sono tanti, sono tutti, perché vi renderete conto che questa è proprio la persona giusta per voi. È la persona che obiettivamente fa per voi. E forse, vi ripeto, proprio questo temporeggiare da parte di questo re di spade vi permetterà di non bruciare subito alcune tappe, di percorrerle invece in maniera molto saggia e quindi obiettivamente in qualche modo anche di conoscervi meglio, approfondire l'intimità, la complicità, che non deve essere solo una complicità di corpi, ma anche e soprattutto di anime e di progettualità, e quindi di capire che obiettivamente state andando verso la stessa direzione. Quindi è molto importante, nonostante, vi ripeto, questa stesa abbia tempistiche più lente rispetto alla variante precedente, però in questo caso non si andranno a bruciare delle tappe. Ci sarà la possibilità di approfondire maggiormente i sentimenti. Vediamo in questa posizione, questa carta che voleva essere estratta a tutti i costi, meriti amore, sei degno di essere amato. Allora ragazzi, sicuramente, essendo stata estratta appunto questa carta, il vostro passato non è stato facile da un punto di vista sentimentale.
Avete incontrato persone che possono avervi fatto pensare di essere, tra virgolette, sbagliate, cioè di avere voi dei comportamenti sbagliati in amore. In realtà erano abili manipolatori e che obiettivamente avevano in qualche modo loro in quel momento il coltello dalla parte del manico, perché obiettivamente eravate magari fragili e di conseguenza queste persone sono riuscite a farvi credere cose che però non erano la realtà dei fatti. Questa carta è fondamentale. Leggetela e rileggetela bene. Sei degno di essere amato. Avete diritto alla felicità, come tutti, ma avete diritto anche a vivere quei momenti d'amore appassionati, nello stesso tempo romantici, ad avere davanti a voi una persona che vi ama pazzamente e che è in grado di dimostrarvi amore. Avete diritto di vivere l'amore appieno, in tutte le sue frequenze, anche in quelle più potenti, più vibranti. Quindi, rispetto al vostro passato, qui ci sarà veramente qualcosa di molto diverso. Ecco perché la carta del vero amore. Perché fino ad oggi voi non avete trovato persone particolarmente sincere o comunque che vi hanno dimostrato inizialmente, ingannandovi probabilmente di essere la persona giusta, ma che poi vi hanno deluso, perché non era la persona giusta, non erano le persone giuste. Questa persona, pur nella lentezza, diciamo, delle sue azioni, e pur dovendo voi, vi ripeto, fare molto in questa storia, però ecco, questa sarà una persona in grado di farvi vivere qualcosa di più, qualcosa di importante, qualcosa di forte, qualcosa di bello. E dunque capirete che a sbagliare non eravate voi in passato, che voi siete degne assolutamente di essere amate, di essere coccolate, di essere circondate di attenzione, di vivere l'amore. Vi ripeto, in tutte le sue frequenze, anche quelle più vibranti, più importanti, più profonde. Quindi questa storia servirà soprattutto a voi per anche dare uno sguardo al vostro passato e fare un paragone tra questa persona e il vostro passato. Quanto il vostro passato sia stato invece fallace, sia stato purtroppo costellato di personaggi non particolarmente onesti e sinceri. D'accordo? Quindi persone che hanno spesso addossato a voi la colpa del fallimento del rapporto. Ma il problema non eravate voi, erano loro. Ma abili manipolatori possono avervi fatto credere altre cose. Ecco, questa storia vi farà capire in realtà anche molto del vostro passato, quindi sarà un momento evolutivo interiore per voi fondamentale. Per cui vi spoglierete anche proprio di quei, diciamo, momenti di insicurezza e di rimprovero che potreste aver magari rivolto a voi stesse sul avere in qualche modo magari perso qualcuno del passato. Ecco, questi rimproveri non li rivolgerete più a voi stesse, ma alle altre persone, capendo che obiettivamente invece erano le altre persone a sbagliare e ad ingannarvi. D'accordo? Quindi sarà un momento evolutivo molto importante. Vi ripeto, probabilmente ora si spiegano le tempistiche più lunghe, perché una storia così importante non si può sviluppare in 1 o 2 giorni, 1 o 2 incontri. Necessiterà di mesi. Ma voi, vi ripeto, in questa storia avete un ruolo importante, perché sarà proprio la regina di bastoni che permetterà, con un determinato comportamento, a questo re di spade, con una furbata ben riposta, che ovviamente solo noi donne siamo in grado appunto di macchinare per ottenere ciò che vogliamo, questo sicuramente. Ecco, riuscirete in questo intento e quindi questa persona capitolerà. E da lì inizierà una frequentazione che però per voi, vi ripeto, rappresenterà anche un momento evolutivo importante interiore. Capirete molto anche del vostro passato.
Dunque stesa molto importante, molto profonda, anche proprio rispetto alla variante precedente. D'accordo? Quindi, nonostante tempistiche un po' più lunghe, nonostante ovviamente siate però voi in qualche modo a dover obiettivamente metterci tanto impegno in questa situazione, sicuramente una situazione che procederà in maniera molto molto positiva. D'accordo? Dunque ragazzi, ovviamente come sempre mi raccomando, mettete voi come priorità, ricordatevi proprio come recita questo oracolo che è fondamentale, che voi siete degni assolutamente di essere amate e che meritate l'amore, che meritate di vivere veramente l'amore a pieno. Come sempre mi raccomando, dunque, buona fortuna e ovviamente a presto.